Insomma, vuoi girare intorno al mondo con la tua barca a vela. Allora oggi parleremo di quali sono le 5 migliori barche a vela oceaniche, secondo Giorgio il Mare, tra i 39 e i 42 piedi da acquistare sotto i 50.000 euro. Per Giorgio il Mare non è un'impresa irrealizzabile. Quindi adesso andremo a vedere quali sono le 5 migliori barche a vela oceaniche, se sei un appassionato d'altura, acquistabili sotto i 50.000 euro. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Così non riesci a levarti dalla testa quest'idea. Vivere completamente libero sulla tua barca a vela, girare di isola in isola, di oceano in oceano e iniziare davvero a vivere la vita come hai sempre sognato. Lavorare sulla barca, goderti la tua pensione e proprio oggi ti renderai conto che i tuoi risparmi che hai messo via con fatica potranno prendere le sembianze dei tuoi sogni. Andiamo a vedere quali sono per me le 5 barche migliori, quindi, per prendere l'oceano, subito. Al quinto posto si posiziona un cantiere che vi ho già presentato sul mio canale con un 25 piedi ed è stato uno dei video di mio maggior successo. Questo però non è un 25 piedi. Ovviamente il contest 25 piedi del mio amico Daniele va bene in piccole navigazioni costiere o in crociere nel Mediterraneo. Ma questo è un 38 piedi. Stiamo parlando del contest 38S. Nella mia classifica si piazza al quinto posto solo perché non ha tutto lo spazio che hanno le altre barche che vi presenterò. Ma è una barca solida, ben costruita e adattissima alla navigazione d'altura. Quindi andiamo a vedere e conoscere il Contest 38S. Per me è un vero piacere presentarvi il Contest 38S. Progettato dall'architetto navale olandese Dick Ziel e prodotto dal cantiere Contest Yacht, è una barca a vela da crociera d'altura nota per la sua robustezza e qualità costruttiva. Una caratteristica distintiva di questo modello è la sua disponibilità in 2 configurazioni di armo, sloop o catch. La versione catch, meno comune, offre una maggiore flessibilità nella gestione delle vele. Lei è particolarmente utile in condizioni di vento variabili o durante lunghe traversate. Inoltre, voi saprete già che avere un pozzetto centrale protetto da un parabrezza, spray hood, garantisce una maggior sicurezza e comfort durante la navigazione in mare aperto. Ovviamente tutte queste particolarità rendono il Contest 38S una scelta apprezzata tra i navigatori esperti alla ricerca di una barca versatile e affidabile per lunghissime crociere. Tra le sue caratteristiche tecniche spicca la sua grande stabilità e una progettazione che favorisce la navigazione confortevole in acque molto difficili. Gli interni, sebbene di qualità, sono più compatti rispetto ad altri yacht oceanici e tutto questo può limitare la vivibilità a lungo termine. Però non si può assolutamente sottovalutare il suo grande punto di forza, ovvero un ottimo rapporto qualità-prezzo per imbarcazione adatta alla crociera a lungo raggio. Se invece devo aggiungere un grande svantaggio è meno spazio soprattutto per l'equipaggio e anche per l'armatoriale del comandante. E questo può essere un grande limite, specialmente per le lunghe navigazioni. Per il resto è una barca di stile classico, proprio come i 35 piedi che vi ho presentato fino adesso. Discesa dal tambuccio a 4 gradini, cucina ad angolo in dinette, bagno a cabina open a ridosso della cuccetta di prua e nella versione catch una comoda cuccetta di poppa. Per la tappezzeria degli interni sono stati usati materiali classici con divanetti in tessuto e mogano lucido posto a rifinire tutta l'interezza della cabina. E in perfetto stile retro una bella rubinetteria classica e degli ottoni lucidi posti un po' ovunque. Passaggi e corridoi e accessi al bagno rimangono spazi un po' angusti. Ragazzi, questa classifica oggi ve la offro come il mio personale regalo di Natale. Al quarto posto si classifica un altro cantiere che vi avevo già presentato. È la Modi 40. Questa barca dispone nel suo interno molto più spazio della barca che vi ho fatto vedere prima ed è al quarto posto solamente per il rapporto qualità-prezzo che inserisco in questa classifica, perché come registro è leggermente più cara rispetto alle altre barche, ma è una barca assolutamente solida e sicura per affrontare il mare aperto, per affrontare l'oceano, per questo entra meritatamente nelle mie prime 5 barche oceaniche. Andiamo a vedere quindi il Modi 40.
E ora andiamo a conoscere la nostra quarta classificata, la Modi 40, progettata da Bill Dixon e costruita tra il 1996 e il 1998. È una barca a vela da crociera di 40 piedi, che sono circa 12 metri e 24 centimetri, che combina eleganza, robustezza e prestazioni. Con un baglio massimo di 4,05 m e un pescaggio di 1,85 m, offre stabilità e comfort nelle lunghe navigazioni. Vorrei iniziare con una sua caratteristica distintiva, la Modi 40 e la sua costruzione. Ha uno scafo solido realizzato in vetroresina fibra di vetro con sezioni rinforzate per garantirne resistenza e durabilità. In particolare le aree sotto la linea di galleggiamento sono costruite in vetroresina piena, mentre le sezioni sopra la linea di galleggiamento presentano un'anima in balsa per ridurre il peso senza compromettere la robustezza. Un aspetto spesso trascurato è l'attenzione ai dettagli negli interni. La Modi 40 offre un layout ben progettato con cabine spaziose e una zona giorno confortevole, ideale per lunghe traversate. Inoltre la disposizione delle manovre sul ponte è stata studiata per facilitare la navigazione anche a equipaggio ridotto, rendendo questa barca adatta sia per crociere familiari che per navigazioni più impegnative. Dal punto di vista tecnico, la Modi 40 è equipaggiata con un motore diesel Volvo Penta da 50 cavalli, che garantisce affidabilità e potenza adeguata nelle manovre in porto e nelle situazioni di calma piatta. La capacità dei serbatoi di carburante acqua dolce è di circa 273 litri ciascuno, assicurando una grandissima autonomia. Un'altra sua grande particolarità riguarda la chiglia a pinna con timone sospeso, che offre equilibrio tra prestazioni e facilità di manovra. Se questa barca ti piace, fammelo capire con un like. Per barche oceaniche stiamo parlando di una cifra piuttosto contenuta, sotto i 50.000 euro. Quindi, anche in questo caso, sono barche classiche da crociera degli anni 70-80. Per questo rispecchiano moltissimo i miei gusti. Barche affusolate, con poppa contenuta, baglio non esagerato e prua che stringe di nuovo. Ma oltre allo spazio e al prestigio, sul podio vedrete 3 barche assolutamente straordinarie. Al terzo posto quindi il Westerly Sea Lord 39. È una barca che è stata progettata per l'oceano. Per la sua bellezza, robustezza e comfort sarebbe assolutamente al primo posto. Non è prima solamente perché è un po' più lenta come prestazioni delle altre barche, ma è una barca con la quale affronterei qualsiasi tipo di condizioni in oceano adesso. Andiamo a vedere quindi il Sea Lord 39. E mi raccomando, se sarà questa la tua barca preferita, allora indicalo in un commento. Conoscere i gusti della mia community per me è fondamentale. Sea Lord, il Lord del mare, in 39 piedi, che sono circa 11,73 cm, con un baglio massimo di 4,01 m e un pescaggio di 1,68 m. Offre stabilità e comfort nella grande navigazione. E chi mi conosce sa che questa per me è la miglior colorazione per una barca a vela. Il blu marino del mare e l'antivegetativo verde mare. Che bellezza! Iniziamo con una curiosità interessante. La Sea Lord 39 è stata prodotta in soli 42 esemplari, rendendola una barca unica ed esclusiva. Dal punto di vista tecnico monta un motore Volvo Penta MD 170 da 36 cavalli, con un serbatoio carburante da 170 litri e un serbatoio d'acqua dolce da 379 litri, garantendo anche in questo caso un'ottima autonomia. Un altro dettaglio poco noto riguarda la sua costruzione. Lo scafo è realizzato in vetroresina con rinforzi in punti strategici, mentre il ponte presenta finiture in tech, aggiungendo quel tocco di eleganza e funzionalità che piace a Giorgio il Mare. La Sea Lord 39 è disponibile sia in versione sloop che catch, offrendo flessibilità a seconda delle preferenze del velista. E un'altra chicca da non sottovalutare è il fatto che, nonostante le sue dimensioni, la Sea Lord 39 è nota per le sue eccellenti prestazioni in condizioni di mare mosso, grazie a quel design che le consente di affrontare con sicurezza anche le condizioni più impegnative. E per chi come me ama gli interni accoglienti, la Sea Lord 39 offre un layout con 3 cabine e un salone, per un totale di 7 più 2 posti letto, ideale quindi per una famiglia come la mia o per una bellissima crociera con tanti amici. Questo meraviglioso classico è una delle barche preferite dai regnanti britannici, probabilmente per il suo stile unico e inconfondibile, visto che in questa barca non è stato lasciato niente al caso. Gli interni in legno chiaro, rifiniture in stile vittoriano, lavelli ampi e una discreta vivibilità in ogni angolo della barca. E vi assicuro ragazzi che ancora oggi questa barca, quando la vedete entrare in un porto, non passa assolutamente inosservata. E a dirla tutta, quando ho la fortuna di trovarla in un annuncio europeo a queste somme, ovvero meno di 50.000 euro, non posso che pensare
che nonostante una cifra così contenuta per il mondo degli yacht si possa avere la chiave d'accesso per entrare in questo meraviglioso mondo, ovvero quello della navigazione d'altura e oceanica. Ed è proprio per via di tutto questo che la Sea Lord 39 si piazza con onore e meritatamente sul mio podio delle barche a vela oceaniche classiche acquistabili sul mercato dell'usato per meno di 50.000 euro. Così mi piacerebbe sapere cosa ne pensi anche tu a riguardo di questa barca e soprattutto se credi che lei potrebbe essere la tua compagna ideale per iniziare questa avventura. Ricorda che questa mia rubrica, questo mio canale ha l'unico scopo di darti le informazioni necessarie per entrare in questo mondo. Se stai cercando di acquistare una barca a vela, per me è importantissimo sapere quali sono le tue esigenze. Ti darò il miglior consiglio che si possa dare e ti farò vivere questo passaggio nel modo più sereno possibile. Ti chiedo sempre però di tener presente che questa decisione potrebbe veramente cambiare la tua vita. Per questo, prima di fare questo passo, valuta attentamente quali sono le tue vere esigenze, il rapporto tra costi e benefici, considerando che per mantenere questo sogno dovrai dedicare tutto il tempo libero che hai a disposizione. Questo non si può definire semplicemente un hobby, un passatempo o una semplice passione, è proprio uno stile di vita. Diventerai una creatura marina, diventerai un uomo del mare, diventerai un marinaio. E ogni volta che sarai sulla terraferma, il tuo pensiero volerà veloce là, all'orizzonte, dove sul mare ti aspetta la tua fedele compagna di vita. Ragazzi, probabilmente questo cantiere è stato in tutti i miei video. Nella piazza d'onore, il secondo posto, non poteva non esserci un Jeanneau, lo sapete. Qua parliamo di un altro Jeanneau Sun Fitz 40. È una barca a vela oceanica che ha lasciato il segno. Se in questo momento ci trovassimo sull'Atlantico a fare un video e incrociassimo una barca a vela, molto probabilmente ci sarebbero buone possibilità che fosse un Jeanneau Sun Fitz. Negli anni 80, ragazzi, probabilmente era la barca a vela più ambita per avere l'ambizione di prendere l'oceano. Quindi andiamo a conoscere il Jeanneau Sun Fitz 40, un equilibrio perfetto tra velocità e comfort. E sulla piazza d'onore, al secondo posto, si piazza un altro Jeanneau, il Jeanneau Sun Fitz 40, un vero gioiello della nautica anni 80. Sapete, questa barca non è solo una barca a vela, è un pezzo di storia. Progettata da Philippe Briand nel 1980, la Sun Fitz è stata pensata per lunghe navigazioni in sicurezza e con i suoi 40 piedi, 12 metri circa, offre spazi generosi per l'epoca, sia sopra che sotto coperta. Ma la cosa davvero incredibile che la contraddistingue è la solidità dello scafo. È costruito di vetro resina piena senza compromessi e stiamo parlando di un'epoca in cui la durabilità veniva prima del peso e questo fa sì che oggi, dopo più di 40 anni, queste barche siano ancora ricercatissime dai navigatori oceanici. E sapete una curiosità? Questo modello è stato utilizzato nella transoceanica O-Star, una regata in solitario, il che dice molto sulle sue capacità di affrontare mari impegnativi. Ma un altro dettaglio interessante è la disposizione degli interni. Jeanneau ha fatto una scelta furba. Il quadrato centrale è ampio e luminoso, con una grande zona cucina e tavolo da carteggio. Ma il punto forte è la cabina di poppa, spaziosissima e incredibilmente ben isolata per il riposo anche in navigazione. Un'altra cosa molto importante è l'albero passante, che sicuramente offre maggiore rigidità alla struttura e ha un vantaggio in condizioni di vento forte, ma richiede molta attenzione e manutenzione del sistema di rigging. Insomma, la Sun Fitz non è una barca a vela comune, ma è una vera e propria compagna di viaggio che saprà come prendersi cura, ancora oggi, del suo equipaggio. Dunque, se credi possa essere la Jeanneau Sun Fitz 40 la tua barca a vela ideale, colei che possa dare risposta a tutte le tue esigenze, fammelo capire con un commento qui sotto. Se invece non sei ancora iscritto a questo canale, non dimenticare di iscriverti e azionare la campanellina, perché di questi contenuti ne vedrai a decine sul mio canale e soprattutto mi vedrai collegato dalla mia barca a vela in un giro durante il 2025 di tutti i porti più accessibili e i posti barca dove potrai aver modo di pianificare un tuo potenziale inserimento e soprattutto un sostanziale risparmio in costi, energie e tempo.
E adesso non mi rimane che presentarvi la numero 1 della nostra classifica, che racchiudeva quali secondo me sono le 5 migliori barche a vela oceaniche, classiche ovviamente, che si possono trovare nel mercato dell'usato europeo sotto i 50.000 euro. E la prima classificata di questa lista dovrà avere delle caratteristiche particolari rispetto a tutte le altre barche. Il miglior compromesso tra stabilità, sicurezza, prestazioni, comfort e navigabilità, senza omettere la cosa più importante per il canale di Giorgio il Mare, ovvero il rapporto qualità-prezzo. Ebbene ragazzi, il mio regalo di Natale, la barca a vela oceanica migliore al mondo per Giorgio il Mare. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché di queste classifiche, di questi consigli, di queste guide per acquistare una barca a vela ve ne presenterò ancora moltissime, per ogni esigenza, per ogni bisogno. Cucirò sulla vostra pelle la barca a vela ideale per voi. Quindi un like e un commento e farete parte della mia grande comunità. Quindi ragazzi, al primo posto c'è un sogno galleggiante, un 39 piedi, la barca considerata da molti e non solo da Giorgio il Mare, la barca migliore di tutti per il compromesso tra velocità, prestazioni, sicurezza e comfort. Moltissimi velisti hanno acquistato questa barca negli anni '80 non solo per attraversare l'Atlantico o per attraversare il Pacifico, ma proprio la barca a vela più adatta per fare il giro del mondo. Signori, al primo posto c'è Amel Sharky 39, progettata proprio per fare il giro del mondo. Andiamo a conoscerla. Ragazzi, vi renderete conto che una barca a vela per qualificarsi al primo posto di questa mia classifica deve essere una barca straordinaria e leggendaria. Infatti, la Amel Sharky 39 è una barca iconica, una vera leggenda del mare. Progettata dal genio Henry Amel negli anni '80, rappresenta un perfetto compromesso ed equilibrio tra robustezza, comfort e prestazioni. Questo è un ketch di 11 metri e 80 centimetri. È stato pensato esclusivamente per affrontare l'oceano in totale sicurezza, ma anche per garantire una navigazione comoda e gestibile anche con equipaggio ridotto grazie al suo armamento frazionato e i suoi comodi winch ben posizionati. E credetemi, quando si parla di genio del costruttore è perché la qualità costruttiva è incredibile. Scafo solidissimo in vetroresina con chiglia lunga che conferisce grandissima stabilità di rotta. Il timone è semi-integrato e molto protetto, caratteristica che ormai è diventata l'esigenza di quasi tutti i velisti esperti. Per questo questa barca si può permettere di navigare in acque ricche di detriti o nei famosi e leggendari mari dei Sargassi, che ormai prolificano ovunque. Così oggi è proprio lei la regina della nostra rubrica, che entra meritatamente sul primo posto del podio. Fammi sapere cosa ne pensi di questa classifica e soprattutto quale è secondo te tra queste la barca che più si adatterebbe alle tue esigenze. Ragazzi, nel nuovo anno dalla mia barca a vela vi presenterò i posti barca più accessibili, dove risparmiare, in che posti barca approdare per trovare un ottimo ristorante, dove visitare una bellissima cittadina, un bellissimo porto. Una guida completa che durerà un anno intero, tutto il 2025 lo passerò sulla barca a vela con la mia telecamera in mano, per offrirvi il miglior servizio per chi vuole acquistare una barca a vela o per chi dispone già di una barca a vela. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un like e partiamo per questo viaggio meraviglioso insieme. Da tutto lo staff di Giorgio il Mare, un buonissimo Natale, un augurio per un 2005 pieno di mare, di gioia e soprattutto a bordo del vostro nuovo sogno, la vostra nuova barca a vela. Ciao da Giorgio e il Mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.